Arrivare a Montelupo Albese è in primo luogo un'esperienza che infonde una tranquillità ed una serenità non comuni. Il placido percorso che tra dolci colline e di bellissimi vigneti porta nel piccolo abitato è di per sé un abbandonarsi a ritmi che non appartengono più al nostro tempo. Il toponimo del borgo nelle leggende, o forse meglio dire nelle antiche narrazioni, sembra riferirsi alla presenza dei lupi negli allora fitti boschi di cui questa parte delle Langhe era ricca. A livello storico, la documentazione medievale conserva tracce di una Villa Montislupi. Salendo verso la sommità del colle, si incontra la chiesa dei Battuti, il cui splendido campanile cinquecentesco svetta sul restante edificio di origine romanica. Si intuisce dunque che Montelupo abbia avuto nel passato una storia di rilievo. L'altra testimonianza storico-architettonica importante è la parrocchia dell'Assunta, inaugurata per il culto nel 1764, posta a qualche decina di metri proprio dalla chiesetta dei Battuti. La chiesa è un pregevole esempio di barocco piemontese opera di Carlo Francesco Rangone, architetto originario proprio di Montelupo Albese. Passeggiando per le vie del piccolo borgo, non si può non rilevare come l'arcaico e leggendario rapporto con i lupi sia rimasto nell'immaginario collettivo della popolazione. Popolazione che ha fatto in modo di rappresentare questo splendido animale in tanti murales sparsi per il paese. Quella che potrebbe essere solo una leggenda è dunque diventata parte integrante di tanti angoli suggestivi in cui il passato viene riportato alla luce tramite gli affreschi di tanti artisti. Le piccole casette di origine medievale, illuminate dal sole invernale che ne esalta i colori pastello, ci rimandano alla genesi del borgo che risale al 1200 circa. L'origine sembrerebbe legata agli abitanti della misteriosa Uriolo, un'antica fortezza situata tra Guarene e Piobesi d'Alba, che in questo luogo si sono rifugiati. Nonostante che documenti storici menzionino Uriolo fino al 1400, non ne sono più state trovate tracce. Durante il nostro percorso continuiamo a goderci lo spettacolo dei murales, che complice anche il silenzio che avvolge queste vie, rendono la nostra visita ancora più piacevole. Ed il pensiero non può che tornare al periodo medievale, a quando queste stradine dovevano essere brulicanti di attività. Il borgo fu un feudo di Alba e ne seguì il destino sia nella prosperità che nei momenti più avversi. Divenuto parte della signoria dei Gonzaga, quando questi ultimi dominavano gran parte del Monferrato e di questo tratto delle Langhe, passò successivamente sotto i Malvasia, i Rangone, Cecilia Zocca e Giacomo Pietro Portoris. Al ricordo della storia si affianca una realtà che, seppur legata ai valori tradizionali, è immersa nel contesto delle terre che producono vini conosciuti in tutto il mondo. Circondato dai vigneti, Montelupo ci ricorda non solo il suo passato, ma anche il suo presente che lo vede inserito nel contesto dei territori patrimonio dell'UNESCO. A riprova che il duro lavoro è ancora al centro delle attività locali, un bellissimo collage di foto ci ricorda l'apporto che giovani e meno giovani danno alle attività vitivinicole.
parte della nostra visita a Montelupo Albese ci riporta in Piazza Castello. Da qui è possibile non solo godersi alcuni degli scorci sulle vie del paese, ma spaziare con lo sguardo sullo splendido panorama che si perde sulle colline e sui borghi che come Montelupo raccontano una storia che ha attraversato i millenni. Sperando che il filmato ti sia piaciuto, iscriviti al canale Andalas. Anche un mi piace ed un commento sarebbero graditi. Grazie ed arrivederci al prossimo video, e mi raccomando, se vieni nelle Langhe, non perderti una visita a Montelupo Albese.